Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Salve Slow Smokers, finalmente dopo mesi torniamo a fare video insieme con Giulio e la serata è ghiotta, l'occasione è ghiotta perché questa sera fumeremo il nuovissimo Ramona Iones Noellas, l'edizione regionale Italia del 2020. Ancora non è uscita sul mercato, ma che noi proveremo in anteprima per voi. Chi è stato a Matera ha la fortuna di fumarlo in anteprima, cercheremo di fare una degustazione un po' più attenta, meno distratto dall'evento, dalle luci e dagli sfarzi dell'incontro, e quindi vediamo come andrà questa fumata. Buon Noellas, a tra poco. A tra poco. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Bentornati. Dunque, l'occasione, come dicevamo, è ghiotta perché proveremo questo Ramona Iones. Prima di iniziare, Giulio farà l'analisi a crudo del sigaro e ci parlerà della storia di Ramona Iones. Ramona Iones è sempre stata considerata una marca un po' di nicchia per intenditori, caratterizzata appunto da un sapore forte di legni tostati, ma anche floreale e di erbe balsamiche. Un po' una chicca per intenditori che cercavano qualcosa di diverso in un registro di fumata piuttosto intenso. Numerose sono state invece le edizioni regionali per la quale è stata utilizzata la marca Ramona Iones, probabilmente la più utilizzata di tutte. Pensate che solo in questo 2020, accanto all'edizione regionale Italia, Ramona Iones Noellas, oggetto di questo video, ce ne sono state ben altre 5, in Messico, in Germania, per il Nord e per il Baltico, per i Paesi Bassi e per la Gran Bretagna. Ci sono state anche alcune edizioni limitate nel corso della sua storia. L'analisi a crudo del Noellas rivela subito un'ottima costruzione. La capa è ben stesa, di colore colorado claro, con vaghi riflessi rossastri. La capa è abbastanza lucida, al tatto è setosa, il riempimento è corretto, non ci sono né nodi né avvallamenti e il tiraggio a crudo, come visto nel video, è impeccabile. Bene, come avete potuto vedere la costruzione sembra impeccabile, quindi il riempimento, il tiraggio lo scopriremo anche di questi esemplari fra poco e procediamo quindi al taglio e vediamo un po'. Intanto ricordiamo, questo è un Noellas che ha la stessa vitola de salida del Noellas di Ace Umman, ma non ha nulla a che spartire invece per la vitola de Galera e le misure di conseguenza. Diciamo che ha molto, perché il Noellas di Ace Umman, che è il Noellas tradizionale, perché a parte l'edizione per la Casa dell'Habano veniva già prodotto negli anni 80, è un Cosaco, quindi un 42 x 135,
Mosconi invece il Noellas di Ramona Iones per questa edizione regionale hanno risparmiato un po', perché anziché 42 per 135 un 42 per 132, quindi diventa un Eminentes. Si sono risparmiati 3 mm, che 3 mm di qua, 3 mm di là, comunque Fai un po' di Esplendido. tabacco se lo sono risparmiati. Sì, si sono risparmiati forse una scatola di Esplendido. Quindi se trovate una scatola di Esplendido probabilmente deriva dai 3 mm. È nostra. Questo qui è un Noellas con vitola di Galera Eminentes 42 per 132, lievemente differente dal Noellas di AC Upmann che è un Cosacco 42 per 135. Bene, io intanto ho tagliato, il tiraggio è impeccabile, quindi l'aria passa agevolmente. Nell'esperienza che ho avuto io a Matelica il tiraggio e la combustione sono stati perfetti, quindi devo dire assolutamente niente da dire. Le note evolutive le riproviamo adesso, un solo sigaro non fa primavera e quindi vediamo un po' cosa succede. A dopo. Stiamo facendo da un po' dei tiri a crudo perché vogliamo cercare di capire gli aromi prima di accendere il sigaro. Si sente subito il gusto del buon tabacco e, come spesso succede nei sigari, soprattutto freschi come questo, i sapori prevalenti sono quelli erbacei, quindi la paglia, ma anche sì, esatto, un po' di miele, cioè si sente già da qui che il tiraggio è molto promettente e i sapori sono molto delicati. Adesso non vi svelo cosa ho sentito nel primo esemplare perché anche io sono curioso di vedere cosa succede nel secondo. Passiamo all'attacco. Facciamo l'accensione, procedo Ok, prima io? Vai. Allora farò per praticità un'accensione con una fiamma rigida. Mentre Giulio si appresta a far partire tutto il piede, quindi accendere tutto il braciere, io mi sono portato avanti di un paio di puff. Beh, posso dire tranquillamente che già dai primi puff mi piace subito. Sento subito un aroma di legno che mi arriva al naso. Non sento una forza eccessiva, almeno non nei primi puff, non lo sento piccante né al naso né fastidioso, è facile fare una fumata retronasale con questo sigaro. Quali sono le caratteristiche, qual è il territorio dei sabor di Ramona Iones, Giulio? Il territorio del sapore è forte, quindi questo dovrebbe essere un sigaro forte. Vi devo dire, nell'esemplare che ho fumato a Matelica, alla prima nazionale, già dai primi puff l'ho sentito ancora più leggero, mentre adesso non è partito, diciamo, su un territorio così leggerissimo. Probabilmente questo è dovuto al fatto che lì arrivavo da un pasto, direi, impegnativo, con bevute anche impegnative, incluso il rum, quindi l'ho sentito meno. Adesso confermo il fatto che parte comunque sicuramente non con una grandissima forza, ma lo sento comunque subito un pochino più potente e gli sento forse già subito un'intensità aromatica, al di là della forza nicotinica, più sostenuta di quanto l'ho sentito a Matelica, pur proprio dai primissimi puff, i miei sono i primissimi puff, molto equilibrato. A fra poco per le impressioni del primo terzo. Indovinate chi è un po' più indietro di noi due? Fumatore lento, come Molto dovrebbe lento. essere. E vi dico anche questo, fumatore lento ma non si spegne. Abbiamo parlato un po', non abbiamo mangiato, stavo bevendo e l'ho lasciato lì in verticale, non ha fatto una piega. Combustione perfetta, ragazzi. Tiraggio perfetto. È proprio un sigaro, secondo me. Adesso forse non ha, questo diventerà un sigaro da meditazione. Importante. Sono d'accordo e intanto è perfetto, ma come dice Giulio, guardate la cenere, e la luce è artificiale, ma si vede che è una bella cenere, compatta, chiara, il tiraggio è impeccabile. A livello di forza, intanto parliamo degli elementi base del sigaro per darvi dei riferimenti. Ramona Iones dovrebbe essere caratterizzata da una forza alta, quindi un sigaro forte, un brand forte. In verità questo sigaro parte con un registro aromatico medio,
si sta irrobustendo ovviamente. Vediamo se questo sigaro darà il meglio nei suoi 132 mm di lunghezza. La cosa che ci ha colpito, intanto diamogli un sapore, un gusto. Tra i gusti, io se dovessi scegliere tra i gusti direi che è più salato che dolce. La dolcezza si ravvisava solo a crudo, ma una volta accesa c'è un gusto prevalente, un sapore prevalente che è quello del salato. Non sento note amare. Leggero, sì. Non è marcato, è molto equilibrato. Non aromaticamente, che dici? Direi intanto che non ci sono scontrosità, non ci sono note amare né tantomeno acide. Aromaticamente si sentono moltissimi aromi, stiamo cercando di definirli, quindi è un sigaro già molto complesso da subito. E una delle cose sul quale siamo arrivati immediatamente alla conclusione, facendo proprio i primi puff e parlando a telecamere spente, è che questo sigaro può solo migliorare, cioè da qua 1 anno o 2 anni sarà un sigaro fantastico. Direi che abbiamo sentito del legno, ma del legno giovane e della frutta secca. Sì. Però il ventaglio aromatico non va ridotto così, nel senso che sì, ma c'è una complessità di frutta secca e di legno che ben si amalgama in questo sigaro. La quantità di fumo è molto generosa, come vedete fuma da solo, cioè io l'ho lasciato 2 minuti, 3 minuti lì, da solo, non si spegne, chiede correzioni, fantastico. Sì, ha degli aromi, si sente che sono complessi, sono ancora in una palla un po' che si deve sciogliere, no? come in un gomitolo di lana dove si vedono molti fili e non si riesce ancora a capire bene che cosa è, ma si sente tanta roba, quindi io credo che questo sigaro qui tra un paio d'anni potrà veramente sprigionare un altissimo potenziale. Peccato sia un po' piccolino, il prezzo sicuramente non è un prezzo diciamo da entry level, perché una ventina di euro a sigari per questo formato comunque ha un certo impegno, ma secondo noi questo è un sigaro che li vale sicuramente in un'ottica di progressione futura ai prossimi anni. Prime impressioni, ripeto, siamo al primo terzo, ancora più indietro, io però ne ho fumato già uno a Matelica, ripeto, secondo me questo poi se fa lo stesso percorso dell'altro che ho fumato, dopo comincia anche a rafforzarsi un po', quindi stiamo a vedere cosa succede tra un po', via. La forza si sente moltissimo nella fumata retronasale, non è piccante, quindi non infastidisce, anche per chi non è così abituato a far passare il fumo dal naso. Non è fastidiosa, non è pungente da farti lacrimare, non è la forza di un Bolivare, un Partagassa alle sue massime espressioni, quindi sì, si sente la forza, si sente tutto il registro aromatico. Di sicuro non ci sono note ammoniacali e questo è l'ennesimo sigaro quindi che si rivela subito pronto. Ora, pronto non vuol dire che possa dare il meglio di sé, come detto siamo d'accordo, fra 1 anno, 2 anni, forse anche 3 anni, questo darà il massimo, ma da subito è fumabile, quindi per chi lo comprerà, e ve lo consigliamo caldamente, ma non per una questione commerciale, ma per una questione di bontà di prodotto e di investimento, come tutte le edizioni regionali italiane, da subito è fumabilissimo, cioè potete tirarlo fuori dalla giara quando arriveranno finalmente, speriamo a breve, e subito fumarlo, cioè non dovrete aspettare un periodo di affinamento, se non i 2 o 3 giorni per acclimatarsi nel vostro umido. Quindi di nuovo un ottimo lavoro e l'Italia per le edizioni regionali, se già normalmente l'Italia fa un ottimo lavoro con i sigari, la selezione, la conservazione, i professionisti che ci sono sul territorio, per la scelta delle edizioni regionali è imbattibile. Chiederemo poi a Diadema com'è andata veramente la scelta di questo sigaro. Diciamo da manuale le edizioni regionali dovrebbero funzionare così. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, le edizioni regionali sono delle edizioni speciali che vengono fatte solo per determinati distributori o mercati. Il distributore ha facoltà di proporre un brand e una vitola, Habanos dice sì o no. A questo punto, se dice sì, dovrebbe proporre poi al distributore locale almeno 3 possibilità di blend. Il distributore locale sceglie tra questi 3 diversi blend. Quindi
se è andata effettivamente così, perché questo è il mondo teorico, diciamo, un po' alla cubana. Comunque per ora direi facciamo i complimenti a chi alla fine ha scelto questo blend. Non so come erano gli altri due, ma questo comunque è un buon blend. Vediamo se riusciremo a interpellare Stefano Minoia o Andrea Vincenzi per farci confermare o smentire questa informazione, da chi è nata la decisione di questo prodotto, ma nel frattempo possiamo dirvi che il primo terzo procede alla grandissima. Io l'ho finito e sono già entrato nel secondo terzo, mi Io sto seguo. pericolosamente avvicinando all'aniglia, che tra l'altro non l'abbiamo detto ma è particolare, come stanno facendo molti distributori, perché indica anche l'anno dell'anniversario di Diadema. Un 20°. Sì, è un ottimo prodotto, bellissimo da vedere, quindi sembra quasi che stiamo facendo uno spot, ma è la verità. Allora facciamo qualche critica, al di là dei 3 mm che si sono grattati, magari ci poteva stare anche fare un formato un po' più grosso, no? Facevamo, non lo so, un bel robusto, no? Però dai, abbiamo avuto già i calibri grandi, pensa già il Don José, abbiamo avuto i calibri grandissimi col punch. Diciamo anche la verità, generalmente queste edizioni regionali italiane riescono meglio con i calibri più piccoli, quindi questo bisogna anche dire. Però immaginiamocelo così, più grande, più lungo, più equilibrato, allo stesso prezzo, e così sarebbe stato bello. Troppe pretese, Giulio, troppo pretese. Però ripeto, questo qui per ora è un ottimo sigaro. Vediamo cosa succede dopo. A fra poco. Ok Giulio, intanto non abbiamo parlato di quale abbinamento particolare abbiamo provato con questo sigaro. Particolare, sì, una birra blanche, perché io lo ricordavo come un sigaro non particolarmente potente, e quindi abbiamo messo una birra beverina, leggera, un po' agrumata, che quindi va, diciamo, per analogia dal livello della potenza, è quasi una bollicina come livello di potenza, diciamo così, dai, e va un po' per contrasto invece come aromi, perché qui la birra chiaramente di questo tipo va un po' sull'agrumato, mentre qui siamo sul legno e la nocciola. Però io credo che alla fine si sposi bene, più che un abbinamento, questo per dirla con il nostro amico Marco Odescalchi, è un accompagnamento. Fumare questo sigaro e bere un sorso di questa ti pulisce un po' la bocca, ti dà al palato qualcosa di un po' diverso, e quindi direi è un abbinamento magari non da scuola, ma noi questo facciamo, cerchiamo cose un po' diverse, gli abbinamenti sono sempre qualcosa di personale, quindi vi invitiamo a provare, a noi questo è piaciuto. Non vi consiglio, come dire, di fumare questo sigaro, non so, con un rum di stampo inglese, per dire, perché al momento non è qualcosa che ci sta bene, lo coprirebbe troppo. Magari tra 2 o 3 anni cambia, però questo è stato il nostro tentativo. Sì, devo dire che è molto azzeccata, perché questa non copre, non ha una persistenza lunga, non va a influenzare i sapori del sigaro. Rispetto a molte Weiss magari più fruttate, questa è sì leggermente agrumata, ha una bocca pulita e non è per niente amara, ovviamente le Weiss, quindi come ha detto Giulio ha creato una bella predisposizione al fumo del sigaro. Tra l'altro, mentre stiamo finendo il sigaro, perché siamo all'ultimo terzo, un sigaro impeccabile, lo confermiamo dall'inizio alla fine, non abbiamo detto che questo Ramona Iones, rispetto alle edizioni regionali italiane, non è il primo, non è, speriamo, neanche l'ultimo, ma è il terzo dei Ramona Iones rilasciati da Diadema per le edizioni regionali Italia, e in questo caso il terzo va a eguagliare un altro brand che è Punch. Ramona Iones peraltro è probabilmente, adesso non li ho contati, ma è il brand più usato per le edizioni regionali in generale, e non è un caso peraltro che Diadema ha partecipato sin dall'inizio alla produzione delle edizioni regionali, che sono partite nel 2005, e ha cominciato proprio con un Ramona Iones e un Punch, in un'epoca nella quale si poteva anche ordinare 2 edizioni regionali per anno. Poi dal 2000 e non mi ricordo se 12 o 16, perdonatemi, forse 16, questo non è stato più possibile, e ogni distributore può richiedere una sola edizione regionale per anno. Comunque Ramona Iones e Punch sono le 2 edizioni regionali maggiormente utilizzate da Diadema,
e sono sicuramente tra quelle maggiormente utilizzate, anche perché tutta l'architettura delle edizioni regionali è piuttosto complessa, quello che si può e non si può fare, però diciamo che fino alla nuova ridefinizione dei brand che sono passati da global, multilocal, local eccetera alla nuova valutazione che c'è adesso, i 10 brand che facevano parte della categoria del global e del nicchia non potevano essere scelte per le edizioni regionali. Un'ultima nota riguardo alla forza di questo sigaro. Come abbiamo detto all'inizio, Ramona Iones dovrebbe essere caratterizzato da una forza importante. E questo sigaro è partito, a mio avviso, con una forza media e più o meno è rimasta lì. Almeno il mio esemplare non è cresciuta così tanto da aumentare, da diventare forte, è rimasto su quel registro medio. Sì, il mio un po' è salito, ma comunque sia, parliamo di un sigaro che da questo punto di vista non è tanto Ramona Iones, anche se lo è magari per delle note, se vuoi, anche di floralità, che secondo me sono anche un pochino entrate su questi idee. Siamo sempre in un bosco, diciamo. Bene, e questo è il nostro video della reunion, un po' come un gruppo famoso degli anni 90, che ne so, i Backstreet Boys, oppure le Spice Girls. Diciamo non ci siamo mai separati dal vivo solamente, però voglio dire, è anche simbolico che rifacciamo un video finalmente di persona con un'edizione regionale Italia, che in fin dei conti poi ha dato il nome alla nostra squadra, quindi la Exception, no? Visto che la Exception è stata resuscitata proprio da Diadema con delle edizioni regionali, quindi ci ritroviamo dal vivo con una nuova edizione regionale per essere sempre una regione alla conquista del mondo. Esatto. Ci aspettano delle fumate importanti, stiamo anche discutendo sulle prossime fumate, fumeremo delle anteprime in assoluto anteprime, quindi sono sorprese che vi sveleremo più avanti, ma abbiamo anche pensato a un paio di fumate vintage. Troverete anche le nostre impressioni sulle fumate che faremo per in poi anche in questi video in articoli che pubblicheremo tramite Gusto Tabacco, quindi il sito di Daniele Vallesi con il quale abbiamo iniziato a collaborare. Quindi che dire, Giulio, non ci resta che fare il solito invito, ovvero mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia magari in una vostra fumata, a sottoscrivere il nostro canale e a pigiare sulla campanellina che vi notifica l'uscita dei nuovi video. E quindi non rimane altro che salutarvi. Buona serata. Hasta pronto, ciao ciao.